Benvenuti a Pole Position, buonasera, sono qui con Edoardo Freddi, amministratore delegato della Freddi International. Buonasera. Buonasera, di Castiglione delle Stiviere. E mi brillano gli occhi perché si parla di vino, quando si parla di vino, il vino qui è fatto di cultura. Mi diceva un mio amico, un pranzo senza vino è una giornata senza sole. Poi l'hanno ricoverato. No, non è vero, io sono un amante del vino, quindi che gioia averla con noi. Ci racconta un po' di storia dell'azienda? Sì, nasciamo nel 2012, dopo un'esperienza in una multinazionale nel mondo della birra, per scherzo, la sera ho iniziato a lavoricchiare per un'azienda di un amico di famiglia e capisco immediatamente che c'era un'esigenza per tante aziende vitivinicole italiane nell'esportare i propri prodotti all'estero e quindi creo di fatto praticamente una piccola realtà, un'azienda che poi è cresciuta nel corso degli anni, però abbiamo festeggiato i 10 anni proprio al Vinitaly scorso. Complimenti, sì. Tra l'altro. Grazie. I prodotti, parliamo dei prodotti. Seguiamo aziende da nord a sud Italia, quindi da Gewürztraminer Alto Atesino fino al Prosecco, chiaramente, che oggi è un po' il... Credo che sia il più venduto al mondo. In assoluto, sì. Giustamente. Al Primitivo della Puglia, al Nero d'Avola in Sicilia, fino al Montepulciano in Abruzzo, quindi copriamo praticamente tutte le principali denominazioni o appellazioni italiane e addirittura anche qualcosina di estero, ecco, però assolutamente il nostro focus è l'Italia. Certo. Quindi voi siete un po' un trade union tra i produttori e i consumatori. Esatto, quindi noi siamo una struttura commerciale, quindi noi abbiamo due clienti, abbiamo da una parte le cantine, quindi le aziende vitivinicole, per le quali facciamo tutta una serie di servizi, non solo di vendita ma anche di posizionamento, studio anche di determinati mercati, quindi è inutile andare a promuovere, che ne so, il Prosecco magari in Cina quando magari si vende principalmente il Moscato, ecco, Sì. E quindi andiamo a identificare anche dove è meglio dedicare le forze, le energie, e dall'altra parte invece i nostri clienti principali, se vogliamo, sono gli importatori, i distributori o anche le catene di grande distribuzione un po' in tutto il mondo, quindi siamo arrivati ormai a superare i 100 paesi come esportazione. Sì. Quindi la clientela di riferimento me l'ha già detto. Sì, sono praticamente appunto da una parte queste cantine che sono diventate ormai 47 circa, si continuano ad aggiungere, ecco, cerchiamo di selezionarle sempre molto bene, e dall'altra parte invece appunto i clienti e nei clienti annoveriamo un po' tutti i canali, quindi e diciamo in tempi di Sì. Covid o comunque pandemia questa è una cosa che ci ha fatto anche tra virgolette bene, ecco. Certo. Quindi abbiamo sia il canale on trade, quindi la ristorazione, sia l'off trade, quindi la grande distribuzione, sia anche tanto online, che non facciamo direttamente ma serviamo tutta una serie di clienti che poi vendono ai consumatori finali. Aggiungo una cosa personalissima, ma pure in tempi di lockdown la sera bersi un bicchiere di vino, insomma faceva migliorare un po' l'umore, diciamo. Addirittura sembra che proprio il consumo pro capita sia aumentato e non poco. Immagino. Purtroppo anche se... Senta, punti di forza della sua azienda, se dovesse enumerarli? Direi proprio questa diversità di appellazioni, quindi di denominazioni, e il fatto di giocare su tante tipologie di vini, quindi da quelli più di fascia alta, quindi non so, tra tutti magari San Leonardo, che è un'azienda molto conosciuta del Trentino, fino magari a delle cooperative che hanno esigenze completamente differenti, più da grande distribuzione, più mass market, quindi abbiamo veramente tutta la scala, tutte anche le fasce di prezzo. E sicuramente un altro punto di forza importante è il fatto di avere un team che segue da una parte le cantine, dall'altra parte i clienti finali
dall'inizio alla fine, quindi facciamo anche tante attività di post vendita. L'abbiamo già accennato, avete usato strategie particolari per il lockdown, per esempio, di marketing? Beh, noi abbiamo organizzato, diciamo che noi facevamo smart working già dal 2013 se vogliamo, e quindi questo per noi è stato tutto sommato un passaggio abbastanza scontato. E abbiamo fatto tantissime degustazioni un po' meno belle, però pur efficaci, online. Quindi abbiamo fatto una nostra piattaforma praticamente interna e abbiamo mandato fisicamente tantissime campionature ai clienti e abbiamo cercato di fare più o meno come fosse una degustazione normale. Senta, progetti futuri? L'apertura di una sede negli Stati Uniti, perché è obbligatoria, e poi stiamo adocchiando un pochettino di altre realtà, magari più giovani o più piccole, ma sicuramente molto emergenti, perché non sempre si può fare tutto da soli. Senti, io la ringrazio per essere stato con noi, mi ha fatto piacere parlare di vino perché mi fa piacere, un fatto nostro culturale. Bollicine ne abbiamo, sì, figuriamoci. Tantissimo. Va bene, adesso ne parliamo e ci sentiamo. Arrivederci, ciao. Parliamo di bollicine.